Lezione 1. Esperienza culinaria in un ristorante. Ehi Anna, di recente ho avuto una deliziosa esperienza culinaria in un nuovo ristorante. Ciao John, sembra emozionante. Com'era l'atmosfera quando sei entrato? Dopo essere entrati nel ristorante, un cameriere è venuto prontamente a darci un menù che ha dato un tono accogliente. È fantastico. Un caloroso benvenuto può davvero migliorare l'esperienza culinaria. Com'era il menù? Il menù era piuttosto ampio e presentava una varietà di piatti di diverse cucine. Sembra appetitoso. Hai avuto difficoltà a scegliere cosa ordinare? Un po'. Ero indeciso tra la pasta e il pesce alla griglia. Alla fine ho optato per il pesce. Ottima scelta. Il pesce fresco può essere così saporito. Com'è stata la presentazione del piatto? Era magnificamente disposto sul piatto, rendendolo visivamente accattivante e delizioso. Adoro quando il cibo è presentato bene. Si aggiunge all'esperienza complessiva, non è vero? Assolutamente. Rende il pasto speciale ed è piacevole condividere il buon cibo con gli amici. Lezione 2. Organizzazione delle attività. Buongiorno Anna, di solito faccio una lista di cose da fare per rimanere organizzata. Lo fai anche tu? Sì, trovo che le liste di cose da fare siano davvero utili. Come classifichi i tuoi compiti? Classifico i compiti in base all'urgenza e all'importanza. Mi aiuta a concentrarmi su ciò che deve essere fatto prima. Questo è un approccio intelligente. Utilizzi strumenti specifici per creare le tue liste? Utilizzo una semplice app sul telefono, ma a volte preferisco scriverla su carta. Anche a me piace scrivere le cose. È più soddisfacente cancellare le cose. Esattamente. Inoltre mi aiuta a ricordare meglio i miei compiti e scadenze. Fisso sempre delle scadenze per mantenermi responsabile. Mi mantiene motivato. È un'ottima idea. Condividiamo i nostri consigli su come rimanere organizzati con i nostri amici. Lezione 3. Un viaggio di ritorno. Ehi Anna, ho sentito di un ragazzo che ha trovato lavoro come insegnante di discorso a Boston, negli Stati Uniti. Sembra interessante. Si è trasferito lì definitivamente? No, tornava a Branford ogni estate. Adora la sua città natale. Bello! Deve essere fantastico avere il meglio di entrambi i mondi. Esattamente. E mentre era a Boston ha incontrato qualcuno di speciale. L'ha sposata? Sì, lo ha fatto. Hanno celebrato un bellissimo matrimonio all'aperto da Branford. Sembra adorabile. È meraviglioso fondere culture diverse in un matrimonio. Di sicuro. Rappresenta davvero il loro viaggio insieme. Adoro ascoltare storie come questa. Mostra come possono essere stabilite connessioni tra luoghi. Assolutamente. È stimolante vedere come le persone bilanciano la propria vita tra due città. Lezione 4. Entusiasmo per l'avventura. Buongiorno Anna, sei pronta per il nostro viaggio? Assolutamente. Non vedo l'ora di esplorare una nuova città. Cosa c'è nel nostro itinerario? Ho programmato alcune visite turistiche, punti di ristoro locali e persino una visita a un museo.
Sembra fantastico. Adoro provare la cucina locale. Hai in mente qualche piatto specifico? Sì, ho sentito che il pesce è incredibile lì. Dovremmo assolutamente provarlo. Yum! Sono emozionato. E le attività all'aria aperta? C'è un bellissimo parco in cui possiamo fare escursioni. I panorami dovrebbero essere sbalorditivi. Perfetto! Adoro stare nella natura. Sarà un'esperienza rinfrescante. Sì, è il modo perfetto per rilassarsi e godersi l'ambiente circostante. Lezione 5. Priorità del cliente. Ehi Anna, ho pensato a ciò a cui i clienti danno davvero la priorità in questi giorni. Questo è un argomento interessante. Direi che la comodità è in cima alla lista. Assolutamente. Le persone desiderano soluzioni rapide e semplici per le loro esigenze. Esattamente. Ma penso anche che la sostenibilità stia diventando sempre più importante. Giusto? Molti clienti preferiscono marchi ecologici e responsabili. È affascinante, però, come queste due priorità a volte possano scontrarsi. Sì, ad esempio le opzioni di consegna rapida potrebbero non essere sempre le più sostenibili. Vero, è un atto di bilanciamento per le aziende per soddisfare entrambe le esigenze. Mi chiedo come le aziende si stiano adattando a queste mutevoli priorità. Probabilmente stanno innovando per trovare soluzioni che soddisfino sia la praticità che la sostenibilità. Sarà interessante vedere come si evolverà la situazione in futuro. Lezione 6. Il valore delle spezie. Buongiorno Anna, sapevi che le spezie indonesiane erano molto scarse e preziose in Europa ai tempi? Veramente? È affascinante. Cosa li ha resi così preziosi? Ebbene, le spezie erano essenziali per conservare il cibo ed esaltarne i sapori. Ha senso. Dovevano essere molto richiesti. Esattamente. Inoltre venivano usati in medicina e persino nei rituali. Oh, posso capire perché i trader fossero così ansiosi di acquisirli. Sì, in quel periodo ciò portò a un'intensa competizione ed esplorazione. È sorprendente come le spezie abbiano influenzato le rotte e le culture commerciali globali. Assolutamente. Hanno svolto un ruolo significativo nel plasmare la storia. Lezione 7. Una discussione fruttuosa. Ehi Anna, non vedo davvero l'ora del nostro incontro di oggi. Anche io. Assolutamente, sono fiducioso che avremo una discussione fruttuosa. Quali argomenti specifici pensi che dovremmo trattare? Credo che dovremmo concentrarci sugli obiettivi e sulle tempistiche del nostro progetto. Ottima idea. Obiettivi chiari possono davvero guidare il nostro progresso. Esattamente. È anche importante discutere eventuali sfide potenziali. Sì, identificare tempestivamente le sfide può aiutarci a trovare soluzioni più rapidamente. Sono d'accordo. Dovremmo anche celebrare i nostri successi lungo il percorso. Decisamente. E riconoscere i risultati mantiene la squadra motivata. Lezione 8. Trovare tempo per noi stessi. Buongiorno Anna, ho pensato a quanto sia importante trovare il tempo per le attività personali.
Assolutamente. Prenderci del tempo per noi stessi può davvero aumentare il nostro benessere. Quali attività ti piace svolgere nel tempo libero? Amo leggere e fare lunghe passeggiate nella natura. E tu? Mi piace dipingere e provare nuove ricette in cucina. Sembra divertente. Cucinare può essere un ottimo modo per rilassarsi ed essere creativi. Sì, è anche soddisfacente condividere i pasti con amici e familiari. Decisamente. È importante bilanciare lavoro e tempo personale. Concordato. Hai qualche programma last minute per il fine settimana? Sto pensando di visitare una mostra d'arte locale. E tu? Potrei recuperare qualche lettura e provare una nuova ricetta. Lezione 9. Servizi alberghieri. Ehi Anna, ho appena scoperto che l'hotel offre i servizi in camera e la lavanderia. Veramente? Non ne ero a conoscenza. Potresti dirmi di più? Sicuro, il servizio in camera ti consente di ordinare il cibo direttamente in camera. È conveniente. E il servizio di lavanderia? Laveranno e piegheranno i tuoi vestiti per te. Devi solo compilare un modulo. Sembra facile. C'è un costo aggiuntivo per questi servizi? Sì, c'è una piccola tassa, ma ne vale la pena per la comodità. Decisamente. Adoro l'idea di rilassarmi nella stanza mentre faccio il bucato. Esattamente. Rende il soggiorno molto più piacevole. Lezione 10. Procedure di ispezione. Buongiorno Anna, dovrò essere presente durante il sopralluogo. Non è necessario, ma è bene essere disponibili in caso di domande. Ha senso. Cosa devo preparare per l'ispezione? Dovresti avere tutti i documenti rilevanti pronti per la revisione. Fatto. Qualche documento specifico su cui dovrei concentrarmi? Sì, assicurati di includere i registri di manutenzione e i certificati di sicurezza. Va bene. Li raccoglierò subito. C'è qualcos'altro che devo considerare? Sii pronto a rispondere a qualsiasi dubbio che l'ispettore potrebbe avere. Grazie per i suggerimenti. Adesso mi sento più preparato. Lezione 11. L'emozione del gioco. Ciao Anna, hai seguito i Chicago Bulls in questa stagione? Ehi John, sì, l'ho fatto. Il loro gameplay è stato piuttosto emozionante ultimamente. Sono d'accordo. Il modo in cui eseguono le loro commedie è impressionante. Quale giocatore pensi che si distingua di più? Sono davvero impressionato da Zach LaVine. La sua velocità e agilità sono notevoli. Assolutamente. La sua capacità di segnare sotto pressione è eccezionale. Hai visto qualcuno dei suoi momenti salienti? Sì, l'ho fatto. Le schiacciate che esegue sono mozzafiato. Sembra che riesca a librarsi sopra il bordo senza sforzo. In effetti il suo atletismo è qualcosa da vedere. Cosa ne pensi delle loro possibilità ai playoff? Credo che abbiano forti possibilità se mantengono lo slancio attuale. L'intesa di squadra è vitale, non credi? Decisamente.
La coesione tra i giocatori fa una differenza significativa nei giochi ad alta posta in gioco. Chi pensi sarà il loro più grande rivale? Penso che i Milwaukee Bucks saranno avversari difficili. La loro esperienza può cambiare le regole del gioco nei momenti cruciali. È vero, ma i Bulls hanno dalla loro la gioventù e l'entusiasmo che possono essere altrettanto potenti. Sarà interessante vedere come si svolgerà. Lezione 12. Scelte intelligenti per la casa. Ciao Anna, hai esplorato qualche dispositivo domestico intelligente di recente? Ciao John, ho esaminato i termostati intelligenti. Sembrano molto convenienti per il risparmio energetico. È un'ottima scelta. Pensi che facciano davvero la differenza nelle spese domestiche? Assolutamente. Molti utenti segnalano riduzioni significative delle bollette energetiche dopo averli installati. Sembra promettente. Quali altri dispositivi intelligenti stai considerando? Mi interessano anche le luci intelligenti. Poter controllarli da remoto è affascinante. Sì, e puoi impostare programmi o cambiare colori. Aggiunge un elemento divertente all'atmosfera domestica. Esattamente. Inoltre, le funzionalità di sicurezza come l'automazione delle luci mentre sei assente possono scoraggiare gli intrusi. Questa è una strategia intelligente. Hai già confrontato i prezzi di questi dispositivi? Sì, e ho trovato alcune opzioni abbastanza economiche. Dopotutto, è essenziale bilanciare la qualità con i costi. Infatti, fare scelte informate può migliorare i nostri spazi abitativi senza spendere una fortuna. Lezione 13. Viaggi riconoscenti. Buongiorno Anna, volevo esprimere quanto sono grato per i tuoi consigli di viaggio. Ciao John, sono felice che ti siano stati utili. Viaggiare può davvero essere travolgente senza una guida adeguata. Di sicuro. I tuoi consigli su come trovare alloggi convenienti hanno reso il mio ultimo viaggio molto più semplice. Sono entusiasta di sentirlo. È sempre gratificante risparmiare denaro durante il viaggio. Qual è stata la tua parte preferita del viaggio? Mi è piaciuto esplorare la cultura locale. Coinvolgere i residenti ha aggiunto un tocco unico alla mia esperienza. È meraviglioso. Entrare in contatto con la gente del posto spesso porta alla scoperta di gemme nascoste. Assolutamente. Ho apprezzato anche il tuo consiglio sull'utilizzo dei mezzi pubblici. È stato molto conveniente. Sì, spesso è il modo migliore per immergersi nell'atmosfera locale. Hai già considerato la tua prossima destinazione? Sono propenso a visitare il Giappone. Il connubio tra tradizione e modernità mi affascina. Lezione 14. Ricostruire la fiducia. Ciao Anna, ultimamente penso alla fiducia, soprattutto dopo un'esperienza impegnativa. Ciao John, la fiducia è davvero una questione delicata. Quello che è successo? Ho avuto un malinteso con un collega che ha portato alla perdita di fiducia. È stato difficile navigare. Sembra difficile. Come hai gestito la cosa? Ho deciso di affrontare direttamente la questione. Abbiamo avuto una conversazione aperta per chiarire le cose. Questo è un approccio saggio. La comunicazione aperta è fondamentale. È servito a ricostruire la fiducia? Sì, è stato così. Ci ha permesso di esprimere i nostri sentimenti e le nostre aspettative.
Quali consigli suggeriresti a qualcuno che si trova in una situazione simile? Consiglierei di essere trasparenti e coerenti. La fiducia richiede tempo per essere ricostruita. Assolutamente. La coerenza nelle azioni rafforza la credibilità. E il perdono, quanto è importante. Il perdono è cruciale. Aiuta ad andare avanti e apre la porta alla guarigione. Hai trovato facile perdonare? Inizialmente è stato impegnativo, ma ho capito che trattenere il risentimento ostacolerà solo la mia crescita. Questa è una realizzazione profonda. Concentrarsi su risultati positivi può trasformare le relazioni. Infatti, sono grato per le tue intuizioni, forniscono chiarezza su come ricostruire la fiducia in modo efficace. Lezione 15. Assistenza quando necessario. Anna, di recente mi sono imbattuto in alcune linee guida del servizio clienti e le ho trovate piuttosto illuminanti. Ciao John, sembra interessante. Cosa hai imparato? Ho scoperto che avere uno staff disponibile ad assistere i clienti può migliorare significativamente la loro esperienza. Assolutamente. Un'assistenza tempestiva può fare la differenza, soprattutto quando sorgono problemi. Esattamente. È rassicurante per i clienti sapere che l'aiuto è prontamente disponibile. Hai riscontrato un buon servizio clienti di recente? Sì, ho avuto un'ottima esperienza con un'azienda tecnologica. Mi hanno fornito assistenza immediata quando ho riscontrato un problema. È meraviglioso. Cosa ti ha colpito di più del loro servizi? Il personale era competente e paziente, il che ha reso molto più semplice la risoluzione del mio problema. Questo è fondamentale. La pazienza può davvero alleviare la frustrazione dei clienti. Ritieni che le aziende diano priorità alla formazione del proprio personale? Credo che vari. Le aziende che investono nella formazione tendono a creare un team più competente. Qual è il tuo punto di vista? Sono d'accordo. Uno staff ben formato non solo assiste i clienti in modo efficace, ma si riflette anche positivamente sul marchio. Lezione 16. Attrazioni uniche in Ungheria. Buongiorno Anna, hai mai pensato di visitare l'Ungheria? Ciao John, sì, ho sentito che ha alcune attrazioni uniche. Cosa pensi che risalti? Budapest è assolutamente da visitare, soprattutto per la splendida architettura lungo il fiume Danubio. Sembra bellissimo. Ho visto le foto del Palazzo del Parlamento. Sembra magnifico. Lo è davvero. La miscela di stile gotico e rinascimentale lo rende uno dei monumenti più fotografati. Oltre all'architettura, ci sono esperienze culturali che consiglieresti? Sì, provare i piatti tradizionali ungheresi, come il goulash e la torta al camino, è essenziale. Ho sentito che la torta al camino è deliziosa. Di solito viene servito caldo? Esattamente. È appena sfornato e ha un esterno dolce e croccante. Un regalo perfetto mentre esplori la città. Lezione 17. Utensili da cucina essenziali. Ehi Anna, ho organizzato la mia cucina e ho capito quanto siano importanti gli strumenti giusti. Ciao John, è un ottimo punto. Cosa consideri essenziale in una cucina? Sicuramente un buon set di coltelli, misurini e una pescatole affidabile. Quelli sono cruciali.
I coltelli affilati fanno un'enorme differenza nella preparazione dei pasti. Assolutamente. È incredibile quanto diventi più semplice cucinare con gli strumenti adeguati. E i gadget, pensi che siano necessari in cucina? Alcuni gadget possono essere utili come un robot cucina o un frullatore, ma quelli di base sono più importanti. Sono d'accordo. Padroneggiare i fondamenti può portare a esperienze culinarie più piacevoli. Esattamente. Si tratta di creare uno spazio funzionale che valorizzi le tue abilità culinarie. Lezione 18. Osservare le stelle e l'universo. Ehi Anna, hai mai guardato le stelle e sentito il bisogno di allungare la mano e toccarle? Ciao Giovanni, sì, c'è qualcosa di magico nell'osservare le stelle che fa sentire l'universo così vicino. Esattamente. Quando guardi le stelle sembrano abbastanza vicine alla Terra, quasi come se ti invitassero a esplorare. È affascinante come la vastità dello spazio possa evocare emozioni così forti. Hai una costellazione preferita? Mi piace molto Orione. Le 3 stelle nella sua cintura sono così riconoscibili. Orione è bellissimo. Sono affezionato all'Orsa Maggiore. È un ottimo punto di partenza per identificare altre stelle. Decisamente. È sorprendente come questi modelli abbiano guidato i viaggiatori per secoli. Hai mai usato un telescopio? Sì, l'ho provato una volta in un osservatorio locale. Vedere i dettagli della superficie della Luna è stato mozzafiato. Sembra incredibile. Mi piacerebbe sperimentarlo. Osservare le stelle può davvero accendere un senso di meraviglia. Lezione 19. Ingredienti per un'insalata fresca. Buongiorno Anna, stavo pensando di preparare un'insalata fresca e ho capito che ci serviranno alcuni ingredienti chiave. Ciao John, sembra delizioso. Cosa hai in mente per l'insalata? Avremo bisogno di pomodori freschi, mozzarella e foglie di basilico per una classica insalata caprese. È una scelta fantastica. La combinazione di sapori è così rinfrescante. Preferisci usare i pomodorini? Sì, i pomodori cimeio raggiungono un gusto unico e colori vivaci all'insalata. E tu? Adoro aggiungere avocado per creare cremosità. Si abbinano magnificamente ai pomodori. Ottima idea! Gli avocado forniscono anche grassi sani, rendendo l'insalata più soddisfacente. Esattamente. E un filo di glassa balsamica eleverebbe ancora di più i sapori. Assolutamente. È incredibile come ingredienti semplici possano creare un piatto così delizioso. Lezione 20. Acquistare jeans. Ehi Anna, pensavo che potremmo iniziare il nostro giro di shopping al grande magazzino. Ciao John, suona bene. Hanno una buona selezione di jeans. Sì, ho sentito che offrono una varietà di stili e marchi. È un ottimo posto per trovare qualcosa che si adatti bene. È perfetto. Faccio sempre fatica a trovare la soluzione giusta. Che stile preferisci solitamente? Mi piacciono i jeans a gamba dritta, sono versatili e confortevoli. E tu? Preferisco i jeans attillati perché si abbinano bene a top e scarpe diverse. È vero, è importante avere delle opzioni. Cerchi qualcosa di specifico oggi?
Spero di trovarne un paio a vita alta. Sono piuttosto trendy in questo momento. Assolutamente. I jeans a vita alta possono essere lusinghieri. Diamo un'occhiata ai diversi stili che hanno. Lezione 21. I figli di Bush. Ciao Anna, l'hai mai sentito parlare dei bambini del Bush? Ciao John. Sì, l'ho fatto. Hanno affrontato sfide così uniche crescendo. Assolutamente sì, soprattutto perché avevano 3 fratelli e 2 sorelle. Giusto. Doveva essere una famiglia piuttosto vivace. Sapevi della sorella più giovane? Sì, purtroppo è morta. Deve essere stato straziante per la famiglia. In effetti, perdere un fratello è una perdita profonda. Come pensi che abbia influenzato gli altri? Credo che li abbia avvicinati, ma ha anche creato in loro un senso di resilienza. Questa è una prospettiva interessante. Quali altre lezioni pensi che possiamo imparare dalla loro storia? Una lezione fondamentale è l'importanza del sostegno familiare nei momenti difficili. Sì, e mette in luce anche la forza dei legami infantili. Non saresti d'accordo? Decisamente, quelle esperienze modellano chi diventeremo più avanti nella vita. Lezione 22. Il viaggio dell'artista. Buongiorno Anna, hai mai visto una mostra di un artista? Ciao John. Sì, l'ho fatto. È affascinante vedere il loro lavoro esposto. Recentemente ho appreso che un artista ha dedicato gran parte della sua vita a mettere in mostra i suoi schizzi e acquerelli. È impressionante. Su quali temi si è concentrato? Spesso catturava la natura e la vita di tutti i giorni, facendoli sentire straordinari. Questo è bello. Adoro il modo in cui l'arte può trasformare il banale in qualcosa di magico. Esattamente, ci permette di apprezzare il mondo da diverse prospettive. Hai mai provato a dipingere o disegnare? Anche se non sono molto abile, è un modo meraviglioso per esprimersi. Sono d'accordo. Non importa il livello di abilità, si tratta di esperienza e creatività. Proprio. Ogni tratto racconta una storia, non credi? Lezione 23. Navigazione nei nuovi aeroporti. Ehi Anna, sei già stata in questo aeroporto? Ciao John. No, questa è la prima volta che vengo qui. È abbastanza grande. Sai di quale terminal abbiamo bisogno per il nostro volo? Credo che sia il Terminal B, ma dovremmo controllare i segnali per ogni evenienza. Buona idea. È sempre meglio confermare. Cosa ne pensi della disposizione? È un po' confuso, ma mi piace come sembra tutto organizzato. Vero. Gli aeroporti possono essere travolgenti, eppure hanno un certo fascino, non credi? Sì, soprattutto quando vedi culture diverse incontrarsi. Esattamente. È come un microcosmo del mondo. Qual è la tua parte preferita del viaggio? Mi piace incontrare nuove persone e conoscere le loro esperienze. È meraviglioso. Ogni viaggio ha una storia da scoprire. Lezione 24.
La gioia dei cani. Ciao Anna, hai mai notato come alcuni cani siano silenziosi e obbedienti? Ciao John, sì, l'ho fatto. È bello quando i cani hanno un comportamento così calmo. Una volta avevo un cane, era un Cocker Spaniel. Sono noti per essere amichevoli. È meraviglioso. I Cocker Spaniel hanno occhi così belli ed espressivi. Esattamente. Possono essere compagni piuttosto affettuosi e leali. Il tuo Cocker Spaniel aveva qualche stranezza divertente? Oh, sicuramente. Era solito rincorrersi la coda per anni facendo ridere tutti. Sembra adorabile. I cani hanno personalità davvero uniche. Lo fanno davvero. E tu? Hai avuto un animale domestico? Sì, avevo un Labrador. Era giocosa e amava prendere la palla. I laboratori sono fantastici. Sono così energici e amanti del divertimento. Lezione 25. Creare gioielli unici. Buongiorno Anna, ti piace disegnare i tuoi gioielli? Ciao Giovanni, sì, di solito raccolgo perline e materiali diversi per trarne ispirazione. Sembra creativo. E tipi di perline preferisci utilizzare? Adoro usare perline di vetro e legno, aggiungono una consistenza unica. Sono ottime scelte. Hai mai provato a realizzare una collana? Assolutamente. Le collane sono le mie preferite, possono essere così versatili. Sono d'accordo. Puoi indossarli per uscite informali o eventi formali. Esattamente. E i braccialetti? Li fai anche tu? Sì, certamente. Penso che siano un accessorio adorabile che può completare qualsiasi outfit. Lo sono certamente. Adoro il modo in cui i gioielli possono esprimere lo stile personale. Decisamente. Ogni pezzo racconta una storia sulla persona che lo indossa. Lezione 26. Il momento di stupore. Ehi Anna, hai mai vissuto un momento in cui hai sentito il silenzio nella stanza? Ciao John, sì, l'ho fatto. Succede spesso quando accade qualcosa di veramente straordinario. Esattamente. È quella presa di respiro poiché tutti sono affascinati. Ricordo che una volta vidi un tramonto mozzafiato. Tutti hanno semplicemente smesso di parlare. Oh, quanto è bello! Il cielo a volte può essere incredibilmente sorprendente. Sì, e poi eccola lì, una pittrice che catturava la scena. Deve essere stato magico. Ha creato un capolavoro. Lo ha fatto. Era così bello. I colori erano vibranti e vivi. Momenti del genere sono indimenticabili e rimangono con noi per sempre, vero? Assolutamente. Ci ricordano di apprezzare la bellezza che ci circonda. Sì, e ci ispirano a creare la nostra arte partendo da quelle esperienze.